Ciao a tutti e bentornati al canale delle recensioni. Oggi ho il piacere di poter recensire e testare un nuovo brand che non ho mai recensito prima d'ora. Il brand è Red Audio, che praticamente si occupa di batterie litio-ferrofosfato. Quindi finalmente ho tra le mani una semplice batteria litio-ferrofosfato. Potremmo paragonarla ad una classica AGM, batteria per impianti fotovoltaici, con il vantaggio di avere per l'appunto la chimica e la tecnologia del litio-ferrofosfato, quindi tutta una serie di innumerevoli vantaggi che dopo vi descriverò brevemente. Ma prima di tutto io direi di andare a fare l'unboxing della batteria e poi anche di questo accessorio che mi hanno mandato, che è il caricabatterie. Non testeremo subito la batteria in questo video, ce ne sarà un altro perché ho dimenticato il tester, quindi dovrò tornare con il tester e fare tutta una serie di prove funzionali per vedere che la batteria funzioni correttamente. Ma procediamo con questo unboxing. Allora, vediamo un pochino. La prima cosa che troviamo è una busta sigillata in plastica con dentro le istruzioni. Abbiamo un manuale in inglese e un manuale in tedesco e poi quella che sembra una guida rapida che vi fornisce delle indicazioni anche per lo stoccaggio, tutta una serie di informazioni riguardo alla batteria e alla sua carica e al suo mantenimento. Ecco. Il manuale è molto completo, non c'è attualmente una versione in italiano, vi fornisce anche le indicazioni per i collegamenti in serie o in parallelo, quindi è un manuale molto completo. Diciamo che già da questi piccoli dettagli si percepisce la qualità del prodotto e la serietà del venditore. Viene tutto inserito all'interno di una cartellina impermeabile chiudibile. I manualetti sono anche questi, si vede che sono non fatti con la carta di giornale, insomma, quindi sicuramente il brand ci tiene molto anche a queste cose, ai dettagli. E abbiamo, vediamo un pochino, ok, abbiamo i bulloncini per i morsetti della batteria. Ed ecco qui finalmente la nostra batteria litio-ferrofosfato. 12,8 volt, 100 Ah. Questo è il modello che mi è stato inviato da testare. Ci sono tutta una serie di modelli differenti sul sito del produttore, 100, 200 ampere, 12, 24, 46 volt, quindi in base alle vostre esigenze potrete scegliere la batteria che fa più al caso vostro. Qua ci sono le filettature per i bulloncini per collegare i morsetti per utilizzare la batteria e niente, questa è la nostra batteria. Devo dire che come dimensioni è sicuramente più piccola rispetto a una AGM, quindi una batteria al piombo. Non vi sto a parlare ovviamente del peso perché la differenza è proprio abissale. Ma adesso vi parlo anche brevemente proprio delle caratteristiche del litio-ferrofosfato. Dunque, perché dovremmo preferire una batteria litio-ferrofosfato ad oggi rispetto a una AGM, una batteria al piombo? Beh, i vantaggi sono innumerevoli, la tecnologia al piombo è ormai, la definirei ormai superata, io presumo che prima o poi andranno anche un pochino a sparire le batterie al piombo. La cosa fondamentale è che peserà praticamente la metà di una batteria al piombo, proprio perché non c'è il piombo. E quindi questo è già un vantaggio se la dovete utilizzare in contesti come il mio, in cui dovete trasportare i materiali a piedi
Oppure anche semplicemente immaginate una batteria al piombo che magari pesa più di 30 kg, è sicuramente più faticosa anche scaricare soltanto da una macchina. Quindi vabbè, questo primo vantaggio ovviamente è quello del peso. Se non vi basta il vantaggio del peso, ovviamente il vantaggio principale sono i cicli di scarica profonda che può sostenere una batteria litio-ferrofosfato rispetto a al piombo. Una batteria al piombo, se non erro, è in grado di resistere intorno ai 500 cicli di scarica profonda. Una batteria litio ferrofosfato minimo sono circa 3500 cicli, quindi già qua capiamo che abbiamo una vita della batteria che è molto più del doppio anche, quindi ovvio l'investimento iniziale è un pochino più elevato perché magari vi costa il doppio, ma dura più del doppio, pesa praticamente la metà e non solo perché ha delle performance molto migliori rispetto a una batteria al piombo ed è anche una batteria a livello ambientale sostenibile. Non si tratta di una nickel ossido di cobalto manganese, ma si tratta per l'appunto di un litio ferrofosfato e da quanto mi risulta sono tutti materiali relativamente facili da riciclare e comunque meno inquinanti rispetto ad altri materiali che vengono utilizzati per le batterie. Dovrebbe essere la tecnologia al momento migliore per quanto riguarda anche un discorso ambientale. L'altro grosso vantaggio di cui vi parlavo è quello delle performance. Questa batteria può essere scaricata praticamente quasi completamente senza danneggiarla. È sempre meglio tenere un 10% di riserva anche per le batterie litio-ferrofosfato in generale, però diciamo che è possibile utilizzarla per tutta la sua scarica mantenendo sempre le performance inalterate. Questa batteria è in grado di erogare una potenza continua di 1280 watt, solo una batteria di queste, ha una capacità per l'appunto di 1280 wattora, voltaggio nominale 12,8 volt, 100 Ah, quindi i calcoli si fanno abbastanza semplicemente perché abbiamo anche il valore di scarica massima 100 Ah, quindi 100 Ah per 12,8 abbiamo 1200 watt di potenza nominale e 1280 wattora di autonomia. Queste sono le caratteristiche. È un IP65, quindi è anche, dovrebbe essere anche resistente all'umidità, agli spruzzi, alla polvere. Non sul manuale non riesco a trovare il peso di questa batteria, allora indicativamente è molto leggera, non saprei, potrebbe essere 10-12 kg, però non ve lo posso dire con certezza al momento, cercherò di capire, cercherò di trovare il dato anche del peso. Quindi questa batteria qui è un'ottima batteria per crearvi il vostro piccolo impiantino fotovoltaico, che sia per una baita, per un camper o dove volete voi. È anche potrebbe essere anche un ottimo escamotage se avete una piccola centrale elettrica portatile, come quelle che ho recensito sul mio canale principale. Potreste per esempio anche utilizzare una piccola centrale portatile, per dire un piccolo Bluetti, e con quello potremmo ricaricare tramite quest'altro strumento questa batteria e avere un'ulteriore autonomia senza dover spendere i soldi per un'ulteriore centrale portatile. Quindi potremmo in qualche modo espandere il nostro impiantino già fatto, perché comunque queste centrali sono già pronte, invece che costruirlo noi. Come vi dicevo, vengono vendute in varie taglie, quindi in voltaggi differenti, in amperaggi differenti, e questo ovviamente sarà una vostra scelta in base a ciò che dovrete fare. Come vi dicevo, 1280 watt di erogazione massima per questa batteria. Se avete bisogno di una potenza maggiore dovremo andare su voltaggi più elevati, ok? Quindi le possiamo in questo caso collegare in serie o eventualmente in parallelo, come ci pare a noi. Quindi possiamo anche partire con una singola batteria e poi ampliare il nostro impianto. Ma andiamo a vedere anche un pochino questo caricabatterie, che in questo caso è da 10 A. Andiamo ad aprirlo e vediamo un pochino. Allora, questo è il caricabatterie a 10 A.
vedete qua c'è scritto 14,6 volt, la tensione massima che serve per caricare appieno la nostra batteria litio ferrofosfato. Anche qua abbiamo un manualetto in tedesco. Sono in tedesco perché il venditore ha base in Germania. Le batterie, come ben sapete, sono sempre cinesi, litio ferrofosfato praticamente sono per il 90% cinesi. Allora, questo è il nostro caricabatterie, ha questi due morsetti e un cavo di alimentazione. Vediamo un pochino cosa c'è scritto sopra. 14,6 volt, 10 ampere. Non c'è molto altro da dire su questo caricabatterie, che ci servirà a noi per poter testare un pochino la batteria e potrebbe essere utile in base all'utilizzo che ne farete, cioè se la vostra intenzione è portarvi la batteria in giro per alimentare un piccolo frigorifero 12 volt o qualche altra cosa, allora a voi serve questo, la caricate e portate in giro la batteria, che tanto è molto leggera. Altrimenti, come vi dicevo, potrete progettare il vostro piccolo impianto fotovoltaico, piccolo relativamente piccolo, dimensionato per una batteria da 100 Ah, oppure, come vi suggerivo, anche eventualmente utilizzare una piccola centrale elettrica portatile per ricaricarla tramite questo, quindi per semplificare ancora al massimo le cose. Prima di lasciarvi, vabbè, ovviamente vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciarmi un like e se vi va anche un commentino, ma vi parlo anche dei prezzi. Ovviamente vi ripeto, ci sarà un altro video in cui avremo modo di testare la batteria, quindi adesso ci limitiamo solo a questo unboxing. Allora, una batteria 12 volt 100 Ah litio ferrofosfato sta a 415 euro la batteria. Il caricabatteria, questo qui, dovrebbe stare a 113 euro. Questo vabbè, poi dipende da cosa dovete farne, potrebbe esservi utile come no, dipende da voi. Se utilizzate un regolatore MPPT questo non vi serve. Il prezzo è in linea con i prezzi delle batterie litio ferrofosfato, circa il doppio rispetto a una batteria al piombo, ed in ogni caso, nonostante costi il doppio rispetto a una batteria al piombo, è praticamente come se avessimo minimo un 4 batterie al piombo in questa, quindi stiamo parlando già di un vantaggio economico che ammortizziamo in breve tempo, ma poi chi avrà avuto modo di passare da una batteria al piombo ad una batteria litio ferrofosfato ovviamente avrà notato le differenze a livello di performance e di cose che si possono fare e di longevità della batteria, ecco, quindi non c'è tanto da girarci attorno, il prezzo è giustificato da una qualità molto migliore, una tecnologia completamente differente. Ci vediamo al prossimo video in cui andremo a testare la Red Audio. Per questo video è tutto, ci vediamo prestissimo, un saluto da Luca, ciao a tutti, alla prossima!